Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo maglioncino. La lavorazione è molto semplice e il progetto è adattabile a qualsiasi taglia. Adesso andiamo a vedere l'occorrente e poi il nostro tutorial. Per quanto riguarda il filato, ho scelto di usare questo filato che ho comprato sul sito di Temu. È un filato 100% lana merino, appunto sull'etichetta c'è scritto merino. Sono gomitoli da 50 grammi e vengono venduti in buste da 6 pezzi, quindi vi verrà portata, vi verrà consegnata quando farete l'ordine una busta come questa contenente 6 gomitoli. Come vedete sull'etichetta esterna del pacco c'è scritto la composizione 100% lana merino. Unica pecca, ma questa è proprio una cosa che ho notato nei filati che vengono venduti su Temu, è che non c'è mai scritto il metraggio. A differenza di altri, comunque qua già è presente un'etichetta dove comunque viene scritto la manutenzione del filato, quindi da lavare a mano e via dicendo. Anche il numero dell'uncinetto non è riportato, però se voi fate comunque delle prove vi viene comunque facile trovare l'uncinetto giusto per la vostra mano e per questo filato. Io userò l'uncinetto del 3,5 e ho scelto questi due colori. Questo blu loro lo chiamano blu denim, mentre questo, che è un colore tipo senape, viene chiamato colore curcuma. Oltre al filato vi occorrerà ovviamente il centimetro da sarta, dei marcapunti, l'ago da lana e le forbici. Adesso partiamo con il nostro tutorial. Per la lavorazione di questo progetto, anzitutto partiamo con una lavorazione top down, quindi una lavorazione che inizia dall'alto verso il basso, per cui parte con la lavorazione della nostra scollatura. Per fare ciò dobbiamo anzitutto prendere la misura della nostra testa. Di norma per una persona adulta i centimetri sono circa 55. Dopodiché prendete il vostro filato, il vostro uncinetto e andate ad eseguire tante catenelle ad arrivare a quella misura. Una volta trovato il numero di catenelle, ad esempio io ho iniziato con 120 catenelle con il mio filato e il mio uncinetto, prendete questa misura e la dividete per 4. 4 sono i lati del vostro sprone. Se volete uno sprone quadrato vi basterà fare solo questo calcolo, quindi riportare il numero eseguito sui 4 lati del vostro sprone. Siccome in questo progetto voglio fare uno sprone leggermente rettangolare, dovremmo fare un calcolo in più, ossia al numero ottenuto andiamo a sommare e poi a sottrarre il numero 4, in modo tale quindi da avere il davanti e il dietro leggermente più grande rispetto al punto delle spalle. Quindi 30 meno 4 fa 26, però siccome questa lavorazione non ha un multiplo di lavorazione, ma abbiamo bisogno che il numero di maglie sia in numero dispari, andiamo semplicemente a sottrarre o sommare il numero 1, in modo tale da trasformare il 26 in numero 25 oppure 27, a seconda di come preferite voi avere la misura. Questa misura corrisponderà quindi al punto delle vostre maniche. Per quanto riguarda invece il davanti e il dietro, facciamo 30 più 4, otteniamo 34. Anche qui dobbiamo avere il numero di maglie in numero dispari, quindi andiamo a sommare o a sottrarre il numero 1. 34 più 1 fa 35 e questo sarà semplicemente il davanti e il nostro dietro. Dopodiché, prima di chiudere la lavorazione, ovviamente dobbiamo eseguire la somma di queste misure, quindi 35 più 25 più 25, e dobbiamo andare ad aggiungere 4 punti perché ci servono per formare i 4 angoli per creare il nostro raglan, quindi dove andremo a piazzare i nostri aumenti. Dopodiché, trovato il numero di catenelle, procediamo con la nostra lavorazione. Una volta che avete eseguito le vostre catenelle, nel mio caso quindi ho avviato 124 catenelle, vi portate tutta la catenella sul dritto e andate a chiuderla a cerchio con un punto bassissimo. Dopodiché siamo pronti a partire con la nostra lavorazione per il nostro top down.
iniziamo direttamente con la parte relativa all'aumento, quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e nello stesso punto andiamo a lavorare un punto alto, in modo tale da ottenere quindi il nostro primo aumento. Per comodità potete tranquillamente andare a mettere un marcapunti in modo tale da evidenziare il punto relativo all'aumento. Dopodiché possiamo procedere con l'inizio o della spalla o del davanti o del dietro, quindi andiamo a avviare il numero di punti necessari a formare questo vostro punto. Quindi nel mio caso parto direttamente con la spalla, quindi andrò a fare 25 maglie alte. Quindi carico l'uncinetto con il filo, entro nella maglia successiva e lavoro il mio primo punto alto. Questo è quello che dovrò fare fino ad ottenere i miei 25 punti. Quindi 1, 2, nel mentre nascondo anche la codina così non devo più cucirla in seguito. 3, 4 e vado avanti così fino a raggiungere 25 punti alti, quindi lavorerò un punto alto su ogni catenella sottostante. Eseguite quindi le mie 25 maglie per il punto spalla, vado ad eseguire il prossimo aumento, quindi nel punto successivo andrò a lavorare un punto alto, 2 catenelle di separazione e un punto alto. Anche qui vado a mettere il mio marcapunti. Adesso siamo sul lato relativo al davanti o al dietro, quindi dovrò fare 35 punti alti. Quindi anche qui andrò a lavorare un punto alto su ogni catenella sottostante, per un totale quindi di 35 punti alti. Eseguite le 35 maglie alte, vado nuovamente a fare un nuovo aumento, quindi nel punto successivo lavoro nuovamente il mio punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Adesso sono nuovamente nel punto spalla, quindi andrò a fare 25 punti alti, dopodiché l'aumento e in ultimo i 35 punti alti. Dopodiché vi faccio vedere come chiudere e avviare il prossimo giro. Al termine del giro dovete semplicemente entrare con l'uncinetto nella terza catenella del punto successivo e chiudere con un punto bassissimo. Vi faccio vedere il risultato della prima riga. Questo è l'inizio del vostro lavoro. La lavorazione è comunque molto elastica, ma vi consiglio comunque di provare affinché la vostra lavorazione sia comoda sulle vostre misure. Se vi sembra troppo piccolo, ovviamente dovrete modificare il numero di avvio delle catenelle. Per il giro successivo e per tutti i giri che verranno dopo, vi consiglio sempre di lavorare voltando la lavorazione quando finite il giro, in modo tale da ottenere i vostri raglan, le vostre righe del raglan perfettamente dritte. Se voi invece lavorate senza voltare la lavorazione, quindi lavorate sempre in tondo, le righe del raglan, anziché essere perfettamente dritte, tenderanno a diventare leggermente oblique
e di fatto quando poi andate a sovrapporre il davanti col dietro il vostro sprone sarà visibilmente storto. Per evitare ciò, quindi, vi consiglio di lavorare i giri di andata e di ritorno. Detto ciò, quindi, volto la mia lavorazione, mi alzo solo con una catenella, dopodiché proseguo la mia seconda riga di lavorazione. Nella seconda riga andremo a mettere un punto fantasia, ossia una specie di punto filet. Per quanto riguarda in questo momento io mi trovo sul punto dell'aumento, vado semplicemente a lavorare un punto alto che corrisponde all'aumento sottostante, quindi punto basso sormontato da un altro punto basso. Nel punto successivo lavoro ancora un punto alto, dopodiché posso iniziare con la mia fantasia, quindi una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base e nel secondo lavoro il mio punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, nel secondo lavoro un punto alto. Questo è quello che dovrò fare fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Ovviamente dovrò finire esattamente col numero di punti per cui ho iniziato, quindi qua avrò poi, oltre alle 2 maglie alte, avrò ancora un punto alto che sarà relativo all'aumento, quindi avrò 3 punti alti, dovrò avere 3 punti alti anche prima di questo marcapunti. Realizzato quindi l'ultimo quadretto prima del marcapunti, senza fare catenella di separazione, lavoro il mio secondo punto alto nel punto successivo. Quindi qua ho un totale di 2 punti alti che andranno a sommarsi con il punto di aumento. Quindi rimuovo il marcapunti e realizzo il mio secondo aumento. Punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Ecco che, come vedete, le maglie sono 3 come per l'inizio della lavorazione della riga. Anche qui devo avere 3 punti alti, quindi un punto ce l'ho già perché l'ho appena fatto per quanto riguarda l'aumento. Vado a realizzare gli altri 2, 1 e 2. Adesso riprendo la mia lavorazione, quindi catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, nel secondo lavoro il mio punto alto in modo tale da ottenere il primo quadretto e vado avanti così, quindi per tutta la nostra riga, per tutto il giro di lavorazione, ricordando sempre che nei 4 punti dove abbiamo i marcapunti, quindi gli aumenti, le maglie dovranno corrispondere sia all'inizio che alla fine. Sono arrivata al termine del giro, ho eseguito l'ultimo aumento, come vedete ho 2 punti alti qui e un punto alto qui, quindi ho il totale giusto di 3 punti alti. E adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Per la terza riga andiamo semplicemente a ripetere la prima, quindi faremo un giro di tutti i punti alti. Mi raccomando, voltate la lavorazione al termine del giro. Mi alzo con una catenella in modo tale da essere più comoda con la lavorazione. Mi trovo sui punti alti e quindi vado a lavorare i punti alti. Il primo punto sarà un punto basso sormontato da un altro punto basso. Se vi è più comodo, anziché fare questo modo, potete fare tranquillamente le 3 catenelle. Dopodiché vado semplicemente a lavorare
punto alto su punto alto, nell'aumento lavoro il mio aumento. E andrete avanti così fino a terminare il giro. Quindi per tutto il giro lavoreremo semplicemente un giro a punto alto. Arrivati in prossimità del quadretto, dove abbiamo la catenella di separazione, andiamo a lavorare un punto alto all'interno del quadretto. Punto alto su punto alto all'interno del quadretto, in modo tale da riprendere tutte le maglie sottostanti e ritornare ad avere lo stesso numero di punti. Sono arrivata al termine anche di questo giro e adesso, come fatto per i giri precedenti, vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Questo è il risultato del terzo giro. Adesso andiamo a cambiare il colore e per fare ciò andiamo a fare un nodino e tagliamo il primo filo. Tiriamo e adesso cambiamo la colorazione del filo. Prima di cambiare il filo ricordatevi di voltare la lavorazione. Per la partenza possiamo cambiare il punto di avvio, quindi possiamo iniziare direttamente dall'aumento. Prendete il vostro filo, fate il solito cappetto iniziale e vi andate ad inserire direttamente nell'aumento. Quindi chiudete, dopodiché farete 3 catenelle, 1, 2 e 3 più 2 di separazione e lavorate il secondo punto alto. Ecco che avete formato il primo aumento. Per comodità potete mettere sempre il vostro marcapunti. Questo giro sarà esattamente come il primo giro di lavorazione, quindi andremo a fare punto alto su punto alto sottostante. Nell'aumento andremo a fare l'aumento, quindi semplicemente prendendo il punto raccogliete magari anche la codina di lavorazione, così andate a fermarle e lavorate punto su punto. Fate questo per tutto il vostro giro, quindi punto su punto. Ho eseguito l'ultimo punto alto, quindi sono al termine del giro e vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella del punto successivo. Faccio una catenella e volto la lavorazione. Adesso dobbiamo ripetere il secondo giro con il punto quadrettato, quindi facciamo un po' riferimento alla riga sotto per lavorare il giro successivo in modo tale da far combaciare il più possibile i quadretti. Questo sarà il punto da lavorare con la catenella, questo punto alto, catenella, punto alto, catenella, quindi posso iniziare direttamente dal punto alto. Entro nel mio punto, lavoro un punto alto sormontato da un altro punto alto, o se preferite anche solo realizzare le 3 catenelle va anche bene. Quindi questo è il primo punto alto, dopodiché vado a fare catenella, salto il punto successivo e vado a lavorare un punto alto nel secondo punto, catenella, salto il punto successivo, punto alto nel secondo punto. Controllo
il punto sottostante, quindi se vado bene con i quadretti, come vedete il quadretto corrisponde al quadretto sottostante, quindi posso procedere tranquillamente alla lavorazione in questo modo. Questo è quello che dovrò fare per tutto il nostro giro. Il giro successivo ovviamente sarà il giro dei punti alti, quindi mi raccomando, quando finite questo giro voltate la lavorazione e iniziate il giro successivo, quindi il terzo giro di lavorazione che corrisponde al punto alto. Un'altra cosa importante, fate combaciare i punti alti sia all'inizio che alla fine del giro, da marcapunti a marcapunti. Sono arrivata al secondo aumento, come vedete ho fatto l'ultimo quadratino, adesso vado semplicemente a realizzare il mio aumento, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto. Come vedete ho 2 punti alti su questo lato, devo avere 2 punti alti anche su questo e su tutti i 4 lati, quindi anche qua ho iniziato con il mio punto alto e quindi chiuderò con un punto alto perché sarà il punto che corrisponde all'aumento, quindi anche qui avrò i miei 2 punti alti e vado avanti tranquillamente così per tutto il mio giro. Sono giunta al termine anche di questa riga, dopodiché, come ho detto, ho fatto il nodo e ho tagliato il filo. Da adesso in poi i giri saranno sempre gli stessi, ogni 3 giri di lavorazione andremo a cambiare il colore del filato. Il procedimento è sempre lo stesso, andate avanti così fino a raggiungere il vostro sottomanica, dopodiché vi farò vedere come unire il davanti ed il dietro. Sono andata avanti con la lavorazione e ho raggiunto il mio sottomanica. Vi dico le misure per quanto riguarda la parte relativa alla manica: ho 18 centimetri, mentre per la larghezza, senza tirare il capo, ho 44 centimetri. Tirando leggermente il capo arrivo tranquillamente a 50 centimetri, quindi per la mia taglia, siccome non voglio un maglioncino troppo largo, mi fermo qua. Se voi ovviamente avete bisogno di raggiungere la vostra taglia e non l'avete ancora raggiunta, andate tranquillamente avanti. Adesso vi faccio vedere come procedere per unire il davanti ed il dietro. Se avete raggiunto il vostro sottomanica ma non la vostra taglia, non vi preoccupate che vi basterà semplicemente aggiungere delle catenelle nei punti dove abbiamo gli aumenti. Quindi dovete prendere il vostro filato, andate a fare il solito cappietto, vi inserite nel primo aumento, quindi nel punto dove abbiamo la parte del raglan, vi agganciate col filato e andate a fermarlo con un punto bassissimo. Dopodiché farete una serie di catenelle in questo modo, in modo tale quindi da raggiungere la vostra misura. Una volta che avete realizzato le vostre catenelle, andate sul lato opposto dove c'è il secondo aumento e andate a chiudere il punto con un punto bassissimo. Dopodiché farete il nodo e taglierete il filo. Come ho detto, lo stesso numero di catenelle deve essere riportato sull'altro lato del capo. Per quanto riguarda il multiplo di lavorazione, adesso andremo a lavorare in giri di andata e ritorno, però in tondo, quindi il numero di catenelle, il numero di maglie sottostante dovrà essere un numero pari. Quindi andrete a contare prima i punti che avete ottenuto sul davanti e sul dietro e poi andrete a raggiungere il numero necessario di catenelle in modo tale ad arrivare alla vostra taglia
e a rispettare comunque il numero di maglie che deve essere pari. Adesso per unire il davanti e il dietro prendo il mio filato e vado semplicemente ad agganciarmi nella parte sottostante della mia maglia, quindi dove ho la parte relativa al davanti. Ho realizzato il cappietto iniziale, lo faccio passare nel punto e vado a fermarmi con una catenella, con un punto bassissimo. Dopodiché vado a realizzare il mio primo punto alto composto da un punto basso sormontato da un altro punto basso. Adesso lavorerò punto su punto i miei punti alti. Fate attenzione a rispettare il giro di lavorazione, perché anche qui per la parte sottostante della nostra maglietta andremo comunque sempre a lavorare i giri di andata e di ritorno. Una volta eseguite le maglie alte e arrivati dove c'è l'aumento, quindi dove abbiamo la parte da unire, andiamo semplicemente ad accavallare le due parti in questo modo e andiamo ad eseguire il primo punto basso prendendo entrambi i lati del capo, in modo tale quindi da unire i due pezzi. Vado a realizzare un altro punto in modo tale da avere due punti in più. Dopodiché passo dall'altro lato del mio capo e lavoro semplicemente punti alti come si presentano, quindi punto su punto, e vado a fare questo fino ad arrivare al prossimo marcapunti, quindi alla parte opposta dove ho la parte da unire. Ho lavorato i miei punti alti fino ad arrivare al secondo marcapunti, quindi rimuovo il mio marcapunti e vado a fare la stessa cosa, lo stesso passaggio che ho fatto in precedenza. Quindi vado ad accavallare in questo modo i due angoli e vado a lavorare all'interno di entrambi i due aumenti 2 maglie alte. Dopodiché procedo normalmente punto su punto, lavorando sempre punti alti su punti alti sottostante. Sono giunta al termine della riga e vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Dopodiché mi sollevo con una catenella e volto la lavorazione. Il giro successivo sarà quello dei punti quadrettati. Una volta che avete voltato la lavorazione, vi alzate con una catenella. Per il giro successivo dobbiamo fare il giro relativo al punto quadrettato, quindi per fare il primo quadretto andate ad osservare le maglie come si presentano nei giri sottostanti. Io mi trovo su questo punto alto che corrisponde al primo punto alto prima della catenella e del secondo punto alto, quindi questo punto va lavorato, mentre quello successivo è il punto da saltare. Quindi rientro nello stesso punto, lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale quindi da ottenere il primo punto alto. Catenella di separazione e procedo normalmente, quindi salto il punto successivo e nel secondo lavoro il mio punto alto. Catenella di separazione, salto la maglia successiva, nella seconda lavoro il mio punto alto. Come state vedendo, i quadratini andranno perfettamente ad incolonnarsi al quadratino sottostante e andate avanti così fino ad arrivare al quadretto ultimo prima dell'unione del davanti e del dietro, perché qua dobbiamo fare una modifica. Mi trovo in prossimità dell'unione del davanti col dietro dove ho la coppia di punti alti.
ho eseguito l'ultima catenella di separazione, salto quindi il punto successivo e lavoro il punto alto sul primo punto alto della coppia sottostante. Realizzo subito una catenella di separazione, dopodiché per formare i nuovi quadratini vado ad osservare l'altro lato del mio sprone. Esattamente devo controllare i quadratini. Siccome dobbiamo fare in modo che i quadratini siano perfettamente incolonnati, quindi i nuovi quadratini che andremo a fare devono essere incolonnati a quelli sottostanti, dobbiamo semplicemente controllare la maglia centrale, quella che è da saltare. Questa è la maglia centrale che è lavorata all'interno del quadrato, quindi dove c'è la catenella di separazione. Saliamo fino su e cerchiamo quella corrispondente, che è questa qua. Quindi questa è la maglia che va saltata. Andiamo a ritroso, quindi questa va lavorata, questa va saltata, questa va lavorata, questa va saltata e questa va lavorata. Questa che va lavorata corrisponde esattamente alla seconda maglia alta della coppia che abbiamo inserito. Quindi tra la prima maglia alta e la seconda non facciamo che saltiamo un punto. Quindi dopo la catenella di separazione andiamo subito a lavorare la maglia successiva con un punto alto, in questo modo. Questo lo dobbiamo fare perché nel punto della quadrettatura, quando abbiamo lavorato in linea, le maglie erano dispari. Adesso che lavoriamo in tondo, le maglie devono essere invece pari. Lavorata quindi la coppia, proseguiamo normalmente. Catenella di separazione, salto il punto successivo e nel secondo lavoro la mia maglia alta e vado avanti così fino ad arrivare alla prossima coppia. Ovviamente questo procedimento dovete farlo anche se avete fatto le catenelle per aumentare la misura del vostro sprone. Sono arrivata nel punto dove ho la coppia delle maglie alte e qua so già come devo comportarmi. Quindi vado a lavorare la prima maglia alta, catenella di separazione e lavoro anche la seconda senza saltare nessuna maglia. Dopodiché vado semplicemente ad eseguire gli ultimi quadratini e poi vado a chiudere il mio giro. Con un punto bassissimo entro nel primo punto disponibile e vado a chiudermi. Catenella per sollevarmi, volto la lavorazione e procedo con il giro di punti alti. Come vedete, i quadratini che abbiamo appena fatto sono perfettamente incolonnati a quelli sottostanti. Quindi procedete tranquillamente col giro delle maglie alte, lavorando quindi punto alto sul punto alto all'interno dello spazio del quadratino. Andate a fare questo per tutto il giro, dopodiché fate il vostro nodino e tagliate il filo per cambiare la colorazione del filato. Ho terminato l'ultima riga di lavorazione, dopodiché ho fatto il nodino e ho tagliato il filo. Adesso da qui in poi la lavorazione procede sempre nello stesso modo, alternando sempre i vari colori tra le varie righe di lavorazione. Prima di andare avanti vi consiglio di provare il capo su di voi in modo tale da avere la certezza che la misura che state lavorando sia perfetta per la vostra taglia. Dopodiché, da qui in poi, andate avanti tranquillamente da soli fino ad arrivare alla lunghezza della maglia che più vi piace. Adesso andiamo insieme a vedere come avviare la nostra manica. Per quanto riguarda l'avvio della manica, anzitutto dobbiamo guardare come iniziare il giro, perché anche qui andremo a lavorare i giri di andata e di ritorno. Per capire qual è il senso giusto di lavorazione vi basterà guardare la barretta
e il punto dove si trova. Se il punto si trova spostato leggermente a destra rispetto alla barretta, vuol dire che dovete girare il senso di lavorazione, perché questo è il modo in cui abbiamo terminato il giro precedente. Quindi per la lavorazione in giri di andata e di ritorno, il punto deve essere leggermente spostato verso la sinistra rispetto alla barretta. Vedete, qua ho la barretta e qua c'è il punto, quindi questo è il senso per cui dobbiamo iniziare a fare la lavorazione. Una volta stabilita quindi la direzione del nostro lavoro, andiamo a procedere con l'inserimento dell'uncinetto all'interno di un punto e facciamo passare il nostro filato. Dobbiamo fare il giro di punti alti, quindi farò un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo tale da ottenere il primo punto alto di questo giro. Nei punti successivi andrò a lavorare un punto alto fino ad arrivare al punto di unione delle due parti, sia del davanti e del dietro. In questo punto ho due opzioni: o eseguire un punto alto all'interno di questi due punti, quindi nel primo punto più largo dove c'è l'aumento e nel secondo il secondo punto, oppure già inserire il terzo punto in modo da ottenere il numero pari per quanto riguarda il prossimo giro di lavorazione quando dovrò fare i quadretti. Quindi farò da qui posso fare un punto alto all'interno del foro grande dove c'è la congiunzione dei due punti alti con le due catenelle, posso fare un punto alto all'interno di questo foro che corrisponde alla metà della coppia di punti alti che abbiamo fatto per unire il davanti e il dietro, e posso fare una terza maglia alta all'interno del foro grande successivo. In questo modo ho 3 punti alti, quindi andrò ad avere per il prossimo giro un numero di maglie in numero pari. Dopodiché procedo tranquillamente a lavorare punto alto su punto alto sottostante. Nel mentre raccogliete anche la codina di lavorazione, così non dovete più cucirla in seguito. Ho lavorato l'ultimo punto alto, quindi ho praticamente finito il giro e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Ecco che abbiamo terminato il primo giro di punti alti. Catenella per valzare un pochino la lavorazione e andiamo a voltare. Questo giro sarà il giro quadrettato, quindi controllate sempre il giro sottostante come abbiamo fatto prima, in modo tale da escludere dalla lavorazione il punto centrale posizionato sopra il quadratino, all'interno del quadratino. Quindi questo è quello da non lavorare. Io mi ritrovo in questo punto, quindi cammino con un punto bassissimo nel punto successivo in modo tale da lavorare il primo punto alto in questo punto, perché dove ho il filo, qui in questo punto qua, questo è un punto che va saltato. Quindi semplicemente cammino, come ho detto, con un punto bassissimo nel punto successivo e vado a realizzare il mio primo punto alto, ossia punto basso sormontato da un altro punto basso, catenella di separazione, salto il punto successivo e nel secondo lavoro il mio punto alto, catenella di separazione, salto un punto, nel secondo punto successivo lavoro punto alto. Prima di andare avanti controllate che effettivamente il quadratino che avete appena fatto sia incolonnato al quadratino sottostante. Dopodiché questo giro dovrebbe essere
un giro che comunque comprende un numero pari di maglie, quindi dobbiamo andare avanti tranquillamente fino ad arrivare a chiudere poi il giro con un punto bassissimo. Quindi non andiamo a fare nessuna modifica come abbiamo fatto invece per quanto riguarda quando abbiamo unito il davanti al dietro. Ho eseguito l'ultimo quadretto e come vedete i punti pareggiano. Questo è il punto dove io avevo la catenella, dove poi ho camminato con un punto bassissimo nel punto successivo perché questo andava saltato. Di conseguenza adesso vado tranquillamente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Catenella per voltare la lavorazione e come vedete qua non abbiamo fatto la modifica che abbiamo fatto prima. Se invece avessimo lavorato le due maglie, quindi una nel foro e un'altra nel secondo foro senza inserire quella centrale, avremmo dovuto fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto per l'altra parte, quindi avremmo dovuto lavorare il punto alto sul punto alto sottostante, la catenella e il punto alto subito nel punto alto successivo. Invece in questo caso questo problema l'abbiamo risolto e da qui in poi si prosegue sempre allo stesso modo. Questo è l'avvio della manica, quindi farete questo anche per quanto riguarda la seconda manica. Per quanto riguarda la lunghezza della mia manica, sono andata avanti a lavorare i miei giri, cambiando il colore del filato, fino a raggiungere un totale, partendo dal punto spalla, un totale di 53 cm. Dopodiché ho fatto un polsino che adesso vedremo insieme. Il polsino vi dico già che è lungo i 10 cm. Adesso vi faccio vedere come realizzare il polsino sull'altra manica. Una volta che avete quindi eseguito la vostra manica, tenendo presente dello scarto per eseguire il polsino, andate a prendere il vostro filato, eseguite il solito cappetto e vi agganciate quindi sull'orlo della manica. Eseguite quindi il primo punto alto o le 3 catenelle, dopodiché andrete a lavorare un giro semplice di punti alti, quindi punto alto su punto alto sottostante, e questo lo faremo solo per il primo giro. Arrivati al termine del giro vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Adesso, senza andare a voltare il lavoro, lavoreremo sempre in giri in tondo. Per questo giro, per il giro successivo, andremo a fare un giro di diminuzioni. La lavorazione che faremo sarà un punto a rilievo preso davanti e un punto a rilievo preso da dietro, però nel primo giro andremo a fare il giro di diminuzioni, per cui mi alzo con 2 catenelle. Queste sono le catenelle che serviranno solo per alzarci, non andremo a contarle come maglia effettiva. Quindi prendo 2 maglie insieme, quindi la prima e la seconda, prendendole dal dritto in modo tale da effettuare la prima diminuzione e poi vado a lavorare la mia maglia alta. Per il prossimo punto andrò a lavorare un punto preso a rilievo dietro. Nei punti presi a rilievo davanti lavorerò 2 maglie insieme in modo tale da ridurre il numero delle maglie. Il giro successivo, il punto successivo, lavoro il punto preso da dietro. 2 maglie prese insieme col punto preso da davanti e vado a fare questo per tutto il giro. Quindi lavoro la maglia presa da dietro singolarmente, mentre per quella davanti vado a prendere una coppia di punti.
faccio questo fino ad arrivare in prossimità della fine del giro. Sono in prossimità della fine del giro e un avanzo di 2 punti alti. Devo terminare con un punto a rilievo preso da dietro perché l'inizio l'abbiamo fatto prendendole da davanti. Siccome quindi questo è un punto che si lavora su numero di maglie pari, andrò semplicemente a prendere entrambi i punti a rilievo dietro. In questo modo adesso ho le maglie in numero pari e vado a chiudermi semplicemente con un punto bassissimo. Adesso quindi per iniziare il nuovo giro mi alzo con 2 catenelle, dopodiché andrò a lavorare un punto preso a rilievo davanti e un punto preso a rilievo dietro, senza fare né aumenti né diminuzioni. Per il primo punto vado a raccogliere sia il punto che le 3 catenelle di inizio, le 2 e le 3 catenelle di inizio, in modo tale da fare diventare un punto singolo. Questo lo farò per ogni inizio giro. Dopodiché quindi lavoro normalmente i punti come si presentano. Un punto preso a rilievo dietro e uno preso a rilievo davanti, alternandoli fino a terminare il mio giro. Giunti al termine di questo giro, vado semplicemente a chiudermi col punto bassissimo. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi. Dovete lavorare quindi alternando i vostri punti presa a rilievo davanti e presa a rilievo dietro fino a raggiungere l'altezza del vostro polsino. Quando iniziate il giro, iniziate con 2 catenelle e poi andate a prendere tutto il punto e le 2 catenelle che avete fatto nel giro sottostante, in modo tale da unire il punto. In questo modo non si vedrà assolutamente l'attaccatura del giro. Ecco come si presenta il mio polsino. Io ho lavorato con il mio filato e l'uncinetto del 3,5, un totale di 16 giri e ho ottenuto 10 cm di lunghezza. Per quanto riguarda invece la lunghezza della mia maglia, partendo dalla spalla, arrivare fino all'orlo, però escludendo la parte finale, sono arrivata a un totale di 49-50 cm, quindi alternando sempre i miei giri col cambio di colore. Dopodiché ho eseguito l'orlo seguendo lo stesso procedimento del polsino. In questa parte però non ho fatto il giro di diminuzioni, ma ho semplicemente fatto il primo giro di punti alti, cambiando quindi il colore del filato, e poi ho proseguito la mia lavorazione lavorando un punto alto preso davanti e un punto alto preso di dietro, per un totale di circa 4 cm. Adesso facciamo insieme la parte relativa alla scollatura. Per quanto riguarda la mia scollatura, vado a prendere lo stesso colore che ho usato per la parte iniziale. Ovviamente, se voi volete, potete farlo col secondo colore o in base al colore che avete scelto. Quindi vado a fare il mio solito cappietto e mi vado ad agganciare sul punto della spalla. Salgo con 2 catenelle, 1 e 2, dopodiché vado a lavorare un giro prendendo un punto a rilievo davanti e un punto a rilievo dietro. Quindi entro nel punto sottostante e lavoro il mio primo punto preso da davanti. Punto successivo, lavoro il punto prendendo a rilievo dietro e proseguo alternando quindi i miei punti alti, uno preso da davanti e uno preso da dietro.
Al termine del giro andiamo a chiuderci con il solito punto bassissimo. Dopodiché, seguendo esattamente il procedimento del pulsino, ci alziamo con 2 catenelle e andiamo a lavorare il nostro secondo giro. Quindi prendiamo un punto a rilievo davanti e un punto a rilievo di dietro e andiamo avanti così fino a terminare il giro e a raggiungere una lunghezza adeguata per la vostra scollatura. Ecco come si presenta il collo una volta finito. Io ho lavorato un totale di 4 giri. Adesso vi faccio vedere il maglione terminato sul mio manichino. Ed ecco come appare quindi il nostro malloncino terminato. Io spero come sempre che il tutorial sia stato chiaro e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come al solito vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!